teorema di Pitagora si può applicare solo ai triangoli rettangoli, ma come vedremo successivamente si può applicare anche ad altre figure, successivamente poi riconducibili a un triangolo rettangolo. Il teorema di Pitagora si basa su tre componenti, quindi divide il triangolo rettangolo in tre componenti, ovvero l'ipotenusa, che in questo caso corrisponde al segmento AC, il cateto maggiore che corrisponde al segmento AB e il cateto minore che invece corrisponde al segmento BC. Per distinguerli basta conoscere l'ipotenusa, che generalmente è sempre il segmento opposto all'angolo retto è questo, e l'ipotenusa, che è questa, la indichiamo con la I, è esattamente opposta all'angolo retto. Una volta riconosciuta l'ipotenusa possiamo trovare il cateto minore e il cateto maggiore, basta prendere in considerazione questo che è il primo cateto e questo che invece è il secondo cateto, e basta confrontarli. Quello più grande sarà il cateto maggiore, che si indica con la C maiuscola, e quello più piccolo sarà il cateto minore, che si indica con la C minuscola. Il teorema di Pitagora ci dice che la somma delle aree dei quadrati costruiti sui due cateti è uguale all'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Vediamo nello specifico questo cosa significa. Riprendiamo in considerazione un attimo la formula per calcolare l'area di un quadrato. L'area di un quadrato si calcola prendendo un lato del quadrato e moltiplicandolo per se stesso, quindi possiamo scrivere anche come lato elevato al quadrato. Qui dice la somma delle aree dei quadrati costruiti sui due cateti, quindi dobbiamo costruire dei quadrati sui due cateti, in questo caso sono AB e BC. Per costruire un quadrato inizialmente su BC, basta prendere BC e elevarlo al quadrato. In questo caso per disegnarlo basta prendere la lunghezza di BC e costruire un quadrato che abbia come lato appunto questa lunghezza. Possiamo fare lo stesso anche con AB e possiamo fare lo stesso anche con AC. Per distinguere questi due quadrati li possiamo chiamare con nomi diversi. In questo caso possiamo chiamare questo come quadrato numero 1, questo quadrato numero 2 e questo quadrato numero 3. Quindi il teorema di Pitagora ci dice che la somma delle aree dei due quadrati, quindi possiamo scrivere in questo modo, quindi l'area del quadrato 1 più l'area del quadrato 2 sarà uguale all'area del quadrato 3. Possiamo riscrivere questa formula in un altro modo. L'area del quadrato 1 corrisponde a BC al quadrato, perché come abbiamo detto l'area di un quadrato si calcola facendo il lato per se stesso, quindi il lato al quadrato. Questo quadrato ha come lato BC, quindi basta fare BC al quadrato. Più, per calcolare l'area del quadrato 2, basta fare AB al quadrato. Per calcolare l'area del quadrato 3, basta fare AC al quadrato. Supponiamo di voler conoscere la lunghezza C, quindi la lunghezza dell'ipotenusa. Questa formula la possiamo anche riscrivere come BC è il cateto minore, quindi cateto minore al quadrato più il cateto maggiore al quadrato, sarà uguale all'ipotenusa al quadrato. Questa formula la possiamo scrivere anche come cateto al quadrato, cateto minore al quadrato più cateto maggiore al quadrato sarà uguale all'ipotenusa, perché basta mettere una radice sia a destra che a sinistra dell'uguale in modo da togliere il quadrato all'ipotenusa, lasciando però la radice qui. Quindi la formula del teorema di Pitagora sarà uguale a ipotenusa uguale alla radice quadrata del cateto minore al quadrato più il cateto maggiore al quadrato. Per calcolare invece il cateto minore è molto semplice, basta immaginare di avere di nuovo l'ipotenusa al quadrato che corrisponde al cateto minore al quadrato più il cateto maggiore al quadrato. Per calcolare il cateto minore basta portare questo membro dall'altro lato, quindi avere cateto minore al quadrato uguale all'ipotenusa al quadrato meno il cateto maggiore al quadrato e successivamente avere quindi cateto uguale alla radice quadrata di ipotenusa al quadrato meno cateto maggiore al quadrato. La stessa cosa possiamo fare con il cateto maggiore, che sarà uguale quindi all'ipotenusa al quadrato meno il cateto minore al quadrato. Queste sono le tre formule del teorema di Pitagora. Andiamo a fare un esercizio. Disegniamo un triangolo rettangolo e segniamoli delle lettere, quindi A, B e C. Assegniamoli anche dei dati. AB corrisponde al cateto maggiore, che corrisponde ad esempio a 5 cm.
BC è uguale al cateto minore che corrisponde a 4 cm e AC che corrisponde all'ipotenusa e la nostra incognita. La nostra incognita è quindi l'ipotenusa, che abbiamo detto si calcola facendo la radice quadrata di cateto minore al quadrato più cateto maggiore al quadrato. In questo caso AB abbiamo detto è il cateto maggiore e BC è il cateto minore. Questa è l'ipotenusa. L'ipotenusa quindi si calcolerà facendo il cateto minore al quadrato, che è 4, quindi 4 al quadrato più 5 al quadrato, quindi la radice quadrata di 16 più 25, che sarà uguale alla radice di 41. Se vogliamo scomporla esce 6,4 cm. Questo è il risultato del nostro problema. Come abbiamo detto, il teorema di Pitagora si può applicare solo a triangoli rettangoli. Cosa succede però se abbiamo un triangolo isoscele, quindi un triangolo che ha due lati uguali e uno diverso? Diamo dei nomi. Diamo le lettere, quindi A, B e C. In questo caso possiamo anche evidenziare l'altezza del triangolo, che è H, H. Ora assegniamo dei valori. AC, che sarà uguale anche ad BA, sarà uguale magari a 6 cm. AH, che corrisponde al cateto maggiore, sarà uguale a 5 cm. E la nostra incognita sarà appunto BC in centimetri. Allora, quindi AC corrisponde a 6 cm e AC ovviamente sappiamo che è l'ipotenusa. AH è l'altezza che corrisponde a 5 cm, in questo caso AH lo possiamo vedere come il cateto maggiore di questo triangolo che si viene a creare. BC appunto è la nostra incognita. Se ci facciamo caso, questo triangolo può essere diviso appunto in due triangoli rettangoli e possiamo calcolare appunto HC. Dato che H è l'altezza di un triangolo, quindi divide il triangolo, la base del triangolo, in due segmenti identici, quindi avremo BH ed HC, che saranno segmenti identici. Possiamo calcolare HC con il teorema di Pitagora e poi raddoppiarlo per avere la lunghezza totale BC. Quindi dobbiamo calcolare il cateto minore. Il cateto minore, abbiamo visto prima, si calcolerà facendo l'ipotenusa al quadrato meno il cateto maggiore al quadrato. Risolviamola. L'ipotenusa abbiamo detto che è 6 cm al quadrato, quindi 36, meno il cateto maggiore sarà 5 cm, quindi 25 cm. E tutto questo si riassumerà in radice quadrata di 11. Svolgendo la radice esce più o meno 3,3 cm. Dato che l'incognita era BC e questo corrisponde ad HC, per avere l'incognita totale BC basta fare HC per 2, quindi 3,3 per 2, quindi 6,6 cm. Grazie per aver visto questo video, vi do appuntamento a domani dove parleremo di seno, coseno e tangente e dei rispettivi grafici. Vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Grazie.